Buongiorno. In questo momento in cui è necessario restare a casa e le palestre sono chiuse, ho pensato di pubblicare una serie di piccoli video con delle brevi lezioni per i miei allievi e per chi sarà interessato a seguirle. Sono delle lezioni che prendono spunto dal Qigong e dagli stili interni cinesi, quindi Tai Chi Chuan, Xing Yi Chuan, Pa Gua Jian e Ta Chen Chuan o Yi Chuan, che è una box di sintesi di questi elementi. Le lezioni saranno piccole e potranno servire da complemento alla vostra pratica personale. Buon lavoro! Bene, ora faremo una serie di esercizi che vengono chiamati dai cinesi Tao Yin, cioè esercizi per far fluire l'energia, farla circolare. L'energia circola insieme al sangue, quindi tutti i movimenti che facciamo adesso servono ad aumentare il flusso della circolazione ematica e con esso l'ossigeno e il Qi. Gambe leggermente piegate, anche leggermente svuotate, flesse. Da questa posizione inizio a girare da una parte all'altra. Come prima cosa sento l'asse centrale, la testa leggera che sale verso l'alto, il bacino invece affonda verso il basso. Il petto si rilassa, tutta la gabbia toracica si ammorbidisce, l'addome si porta verso la colonna vertebrale. Da questa posizione spostiamo il peso indietro e andiamo sui talloni. Facciamo perno sul tallone. Facciamo sempre attenzione che il ginocchio resti in asse col piede, quindi non tenete il piede aperto e il ginocchio in dentro, ma tenete il piede diagonale e il ginocchio sulla stessa linea del piede. Continuando l'esercizio, teniamo di nuovo i piedi paralleli e fermi e cominciamo a spostare il peso da un lato all'altro per poi girare anche sulla punta del piede che rimane dietro. Ogni volta faccio un leggero affondo sulle gambe, facendo sempre attenzione nel muovermi all'ascolto. Devo percepire il corpo sciolto, morbido, senza sforzo. Bene, porto il peso da una parte e inizio a girare una gamba sulla punta del piede. Rilasso bene anca, ginocchio, caviglia, piede, sia in un senso che nell'altro. Bene, provo dall'altra parte. Il numero di ripetizioni è soggettivo, l'importante è continuare l'esercizio fino a quando vi sentite a vostro agio e non avvertite sforzo. Una decina di ripetizioni per parte è sufficiente. Piedi uniti, mani alle ginocchia, leggere rotazioni in un senso. E in senso opposto. Bene, separiamo i piedi, battendo i talloni scrolliamo il corpo. Da questa posizione mettiamo le mani ai fianchi, iniziamo a fare delle rotazioni morbide utilizzando l'addome, oltre che i fianchi, mantenendo il movimento morbido, sciolto, piacevole e senza sforzo. Poi giriamo al contrario. Bene,
lasciando andare le braccia lungo i fianchi, teniamo le gambe leggermente piegate, anche flesse, e cominciamo spingendo coi piedi a sollevare le braccia, distendendo le gambe, alziamo le spalle, poi giù, poi su, associamo la salita all'inspirazione, associamo la discesa all'espirazione. Continuando questo movimento di salita e discesa, avviamo una rotazione indietro. Ruotiamo indietro le spalle, senza forzare la salita, in modo leggero, ascoltando le scapole e le clavicole, mentre ruotiamo le spalle. Tutto il corpo in questi movimenti si chiude e si apre. La sensazione è di non coinvolgere solamente la spalla, ma di coinvolgere attraverso il movimento delle spalle tutto il corpo. Quindi il movimento nasce dai piedi, si sviluppa attraverso le gambe e il tronco, arriva fino alle spalle e poi di nuovo torna a terra. Tutta la colonna vertebrale viene così coinvolta in questo semplice movimento. Il respiro muove delicatamente la gabbia toracica. La stessa cosa adesso la facciamo ruotando in avanti. Molto bene. Adesso, spingendo, alziamo una spalla, alzo il tallone, alzo la spalla, torno a metà e piego le gambe. Stessa cosa dall'altra parte. La sensazione di avere due elastici, ogni volta allungo un elastico, lo tiro e lo lascio andare. Devo sentire il movimento nelle scapole, nella gabbia toracica, nell'addome, nei fianchi e nelle gambe. Tutto il corpo è coinvolto. Il peso della testa si sposta da una parte all'altra e quando questo movimento è ben avviato, in alto e in basso, allora giro indietro. Questi movimenti vengono anche chiamati in alcune scuole movimenti dell'orso. Attivo tutto a partire dal centro e dalla spinta dei piedi. Continuando il movimento, passo al gomito, alzo il gomito come se avessi un elastico fino al piede. Proseguo ancora con l'intero braccio. Di nuovo il gomito. Di nuovo le spalle. Su e giù. In avanti. Gomiti.
braccia. Gomiti. Spalle. Bene. Rilasso il corpo. Spero che il video vi sia piaciuto. Ogni scuola ha le sue modalità di esecuzione di ogni singola tecnica, quindi non giudicatela a partire da quello che voi già conoscete. Sperimentate e allargate i vostri orizzonti. Vi aspetto al prossimo video. Buon lavoro!